Ciao ragazzi e ben ritrovati a questa nuova lezione con Vani. In questa lezione parleremo del dialogo che si fa all'interno di un negozio, specificatamente in un negozio di abbigliamento. Ok? Andremo a vedere cosa dobbiamo dire e cosa la commessa ci chiede quando andiamo in un negozio a comprare qualcosa. Andiamo a vedere innanzitutto un piccolo dialogo, così iniziamo a capire come si parla all'interno di un negozio. Buongiorno, posso aiutarla? Sì, grazie. Sto cercando un vestito elegante. Che taglia? Una M o 44. Che colore preferisce? C'è bianco, nero o rosa? Preferisco nero, è più elegante. Posso provarlo? Certo, il camerino è lì in fondo a destra. Ok, grazie. Allora, signora, come le va il vestito? Mi sta bene, lo prendo. Quanto costa? 100 euro. Non c'è sconto? Sì, con lo sconto del 50% viene 50 euro. Perfetto, allora, lo prendo. Posso pagare col bancomat? Certo, signora, la cassa è laggiù. Grazie mille, arrivederci. Ok, abbiamo visto il dialogo al negozio. Andiamo a riprenderlo passo per passo così da capire quali sono le battute che dice la commessa e cosa invece dice la cliente. Innanzitutto cominciamo dalla commessa. La commessa chiede: come posso aiutarla? Questo la vuol dire lei. Come posso aiutare lei? Come posso aiutarla? Cosa dobbiamo rispondere come clienti? Sto cercando un vestito elegante, quindi noi dobbiamo dire sto cercando una maglia, sto cercando un pantalone nero, sto cercando un vestito, ok? Quindi la parolina che dobbiamo dire è sto cercando. Sto cercando un vestito elegante. Poi la commessa chiede che taglia ha e dobbiamo dire la 44, la 46, la 48, ok? Quindi dipende dalla nostra taglia. Oppure la M, la L, XL, la S. Altra domanda è: che colore preferisce? Quindi si dice preferisco il nero. Per esempio ci dice c'è il rosa, c'è il rosso, c'è il nero. Che colore preferisce? Noi dobbiamo dire preferisco il nero, preferisco il rosso, preferisco il giallo, eccetera. Ok? Può chiedercelo in altro modo questa domanda. Per esempio, che colore le piace? Come si risponde? Mi piace il nero. Oppure di che colore lo vuole? Lo voglio nero. Ok? Cos'è questo lo? Lo vuol dire il vestito. Lo è riferito a vestito maschile singolare, quindi il pronome lo. Per andare a rivedere i pronomi, guardate, mi raccomando, la lezione sui pronomi diretti, lo, la, li e le. Poi, se io voglio provarlo, come chiedo? Posso provarlo? Posso provarlo, quindi il vestito? Ma io non so dov'è il camerino, quindi devo chiedere dov'è il camerino? Questo è il camerino, dove vado a provare i vestiti. Dov'è il camerino? Poi, dopo che io ho provato, la commessa mi chiede: come le sta, signora? Come le sta? E noi diciamo: mi sta bene. Quindi se è ok, dico
mi sta bene, oppure non mi sta bene, non mi sta bene, oppure mi sta grande, mi sta piccolo, mi sta stretto, ok? E ultima domanda che dobbiamo fare è per sapere quanto costa, dobbiamo chiedere quanto costa, quindi il vestito, quanto costa, e poi, quindi se vogliamo, possiamo anche chiedere: posso pagare con bancomat? Oppure in contanti? Quindi contanti è con soldi cash, soldi liquidi. Invece bancomat è la card della banca, ok? Ricordatevi quindi che lo e la sono pronomi diretti e si usano per sostituire l'oggetto, come lui o lei. Quindi lo è riferito a vestito maschile singolare, ok? E la è riferito lei, quindi come lei persona, dare del rispetto, io dico lei. Invece le e mi sono pronomi indiretti e significano a lei o a me, ok? Andiamo a vedere quindi nello specifico questa cosa del pronome. Allora, se io prendo per esempio 4 indumenti, la maglia, il giubbotto, le scarpe e i jeans, e dico il colore, che io voglio quella maglia nera, quindi se mi chiede la commessa come la vuole, io devo dire la voglio nera se è femminile, quindi la maglia. Se è maschile giubbotto, devo dire lo voglio nero. Lo voglio nero. Se femminile plurale, le scarpe, devo dire le voglio nere. Cambia anche l'aggettivo, vedete? Se dico i jeans, devo dire li voglio neri. Li voglio neri. Nella domanda che io devo fare alla commessa per provare i vestiti, io ho visto qua che diceva posso provarlo. Questo lo è il vestito, quindi maschile. Allora, se io mi riferisco a maglia, come si dice? Posso provarla? Quindi la maglia. Il giubbotto? Posso provarlo? Ok? Le scarpe? Posso provarle? I jeans? Posso provarli? Ok? In questo caso il pronome si unisce all'infinito, quindi che viene dopo il verbo potere. Per quest'altra regola andate a guardare il video sui pronomi diretti, ok? Poi, importante, se io ho la maglia devo dire quanto costa, quindi singolare. Il giubbotto, quanto costa il giubbotto. Ma se sono plurali devo dire quanto costano. Quanto costano le scarpe? Quanto costano i jeans? Importante anche ricordare che se devo dire mi piace quella maglia, devo dire singolare perché maglia è singolare. Ma se dico le scarpe, devo dire mi piacciono le scarpe. Mi piacciono quelle scarpe in fondo nella vetrina. Oppure mi piace quel giubbotto, ok? Mi piace singolare, mi piacciono plurale, va bene? Andiamo a vedere alcuni aggettivi utili che si usano per descrivere l'abbigliamento. Quindi stretto, largo, lungo, quindi se io dico stretto vuol dire che non riesco a metterlo, mi sta stretto. Largo, lungo, corto, piccolo, piccolo, grande, grande, moderno, quindi moderno vuol dire modern, che si usa in questo periodo, moderno,
antiquato, quindi vuol dire antico, old fashioned, antico, pulito, sporco. E poi possiamo usare questi avverbi, troppo, molto, abbastanza, per dire per esempio, questo vestito è troppo grande, questa maglia è troppo piccola, questo cappello è molto stretto, ok? Ultima cosa è questa, altri termini che vi possono essere utili, come i nomi dei materiali e il tipo di fantasie che possono avere i capi di abbigliamento, ok? Allora, i nomi dei materiali, quindi può essere una giacca di cotone, le scarpe di cuoio, la giacca di lana, di lino o di seta, oppure anche di sintetico o velluto, ok? Quindi sono i vari materiali dei vestiti. Oppure fantasie, può essere a fiori, come questo, vedete, a pois, come questo, a quadri o quadretti, come questo, a righe, eccolo qua, a tinta unita o a tinta unita, si può dire in entrambi i modi, e scozzese, come quest'altro, ok? Quindi se io devo descrivere come lo voglio, posso usare il materiale, la fantasia, il colore, naturalmente, e poi se lo voglio stretto, aderente o largo, lungo, corto, eccetera. Va bene? Allora, provate a fare questo esercizio dove dovete mettere accanto all'aggettivo il numero, vedete, stretto, il numero corrispondente all'immagine. Per esempio, quale di questi è stretto? Naturalmente il numero 3, quindi stretto, ok? Provate a trovare tutti gli altri. Poi provate a completare questo dialogo al negozio, completando quello che dice la commessa e quello che dice il cliente. Per esempio, io dico qua, buonasera, che cosa desidera? Quindi io metto qua, desidera. Oppure come posso aiutarla? In questo caso possiamo mettere cosa desidera. Allora, guardate il cliente, cosa sta cercando il cliente? Vedete cosa ha in mano la commessa? Cosa cerca? Un paio di? Ditemelo voi, ok? Provate a completare questo dialogo e se vi va mandatemi tutto alla mia mail ucciavul@gmail.com e per qualsiasi dubbio scrivetemi nei commenti. Qualsiasi dubbio avete, mi raccomando, scrivete, io vi aiuterò a togliere questi dubbi. Ci vediamo alla prossima, ciao!